Allora, non so come ho fatto, ma a quanto pare sono il primo che ha in mano il nuovo Carpool Ride 702S. Non è il BS, è l'S, quindi senza la B. Non è il modello per BMW, anche se adesso vediamo un attimino. Allora, questo è nuovo, sempre basato sullo stesso identico prodotto da 7 pollici, ma ha una particolarità che lo rende adatto praticamente a qualsiasi moto, esattamente come la serie 700 liscia. Diciamo che potrebbe tranquillamente andare a sostituire, e ha una particolarità, la piastra di aggancio. Adesso andiamo comunque a vedere, partiamo dall'unboxing e vediamo cosa c'è all'interno. Allora, la scatola è assolutamente identica a tutte le altre come dimensioni. Abbiamo sempre qui come prima cosa il monitor. Andiamo a togliere tutto quello che c'è all'interno, così iniziamo anche a farci un'idea di cosa c'è all'interno. Allora, set di viti, un cavetto, un supporto, un'altra cosa, e poi abbiamo il solito manualetto di istruzioni. Allora, vi metto qui tutto quanto, così nel frattempo andiamo anche a vederlo. Questo, doppia chiavetta. Allora, esteticamente è, come dicevo, identico al 702 classico, nel senso che la scocca e il pannello è sempre lo stesso, solite caratteristiche, quindi 1024x600 come risoluzione, 1000 nits come luminosità del display, solito slot per la scheda SD, pulsante di accensione, solito, questo è coperto esattamente come tutti gli altri. La particolarità è in questo attacco. Adesso andiamo a sganciarlo così, giusto per farvi vedere, dovrebbe essere così. Allora, per sganciarlo dovete inserire la chiavettina in questo senso, così la ruotate e a questo punto potete tranquillamente premere e sganciarlo. E la sorpresa è che per diciamo, gli amici che usano BMW, sotto c'è un supporto che è identico in tutto e per tutto a quello della BMW, quindi l'attacco classico per i navigatori. Qui però la particolarità è che questo non nasce per lavorare sul mondo BMW, sfrutta la stessa basetta e il tutto si rifà a questo supporto che viene chiamato con un codice particolare, si chiama BM05, che non è attualmente in vendita, nel senso che non c'è catalogo, è possibile acquistarlo attraverso una procedura particolare, però diciamo adesso, giusto così per semplificare, iniziamo a sganciare tutto, così vediamo anche cosa c'è. Allora, come dicevo, qui abbiamo la basetta, che è quella, diciamo, per l'attacco e si blocca. Ok, sganciarlo è un attimo. In pratica cosa fate? Ok, vi vediamo dopo. Poi abbiamo altri due cavetti, uno che è diciamo quello classico di alimentazione, con la solita protezione sul fusibile, quindi attacco con protezione fusibile, quindi morsetti da collegare alla batteria e questo da attaccare di alimentazione, oppure in alternativa è possibile anche utilizzare un alimentatore USB, l'importante è che sia in grado di erogare 12 volt. Questo è purtroppo uno dei requisiti, il dispositivo viaggia a 12 volt, per cui, e gli alimentatori sono, ripeto, tutti quelli che hanno che vengono bene anche per notebook, quindi diciamo tutti quelli che hanno un voltaggio variabile, quelli per notebook di solito arrivano fino ai 20 volt, l'importante è che abbiano comunque attacco USB e 12 volt almeno di erogazione. Lo lasciamo un attimino da parte e poi abbiamo l'altro accessorio che è il controller da manubrio. Allora, per gli amici di BMW sottoscritto, che in questo momento è senza moto perché sta aspettando la nuova, però
diciamo per gli amici di BMW, dovete sapere che questo si può montare comunque sul supporto originale di BMW, ma non è la serie ABS, per cui tutta la parte legata al collegamento, all'utilizzo del controller, alla lettura dei dati della moto e così via non vengono comunque gestiti. Però, ripeto, è una buona idea lo stesso. Immaginate anche di avere più di una moto, magari una BMW, per cui avete da una parte il cradle originale della moto, quindi il supporto per il navigatore, e in quel caso la potete tranquillamente montare, non c'è bisogno di fare nessun cablaggio, lo agganciate e questa funziona. Sempre senza Wonder Wheel, quindi il rotellone che c'è sul manubrio, e sempre senza tutta la parte legata alla lettura dei dati. Poi comunque potete montare questo sulla vostra moto senza particolari problemi. Adesso vediamo magari anche di vedere com'è. Ci sono due possibilità per il montaggio. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere. Qui abbiamo tutto quanto, comunque è riportato anche nel manuale. Io ho già avuto in mano il BM05, per cui tutto sommato io ero già abbastanza pronto, però avete la possibilità di attaccarlo al manubrio, e al manubrio si attacca utilizzando questi adattatori che sono in gomma. La struttura qui è interamente in metallo, cioè questo è completamente in metallo, per cui potete montare uno di questi, vedete, si diminuisce la sezione, eventualmente è possibile anche, questo lo dovete scegliere voi, montarne più di uno, in modo da ridurre sempre di più. Prima soluzione questa, e poi una volta che avete questo, prendete, vedete dall'altra parte c'è la stessa identica sfera, anzi in questo caso una semisfera, non fate altro che prendere questo che è un attacco anche qui abbastanza standard. Allora andiamo a montarlo, potevano darlo già anche montato in effetti, però ce lo facciamo andare bene così. Non si fa altro che montare da un lato uno, dall'altro l'altro, sfera 1, sfera 2. In questo modo avete comunque la possibilità di regolare senza particolari problemi il, come si dice, vediamo se riesco a inclinarlo un attimo così, giusto per... Ok, adesso non lo stringo, non mi interessa più di tanto. Vedete, lo potete montare, avete comunque la possibilità di posizionarlo un po' come preferite, dopodiché sulla base di questo andate a montare il vostro bel navigatore, che ha proprio la particolarità, adesso, a parte il fatto che avessi, ok, vedete, questa, la comodità è proprio, diciamo, esattamente come per quelli della BMW, nella possibilità di sganciarlo in un secondo. Vedete? Lui si aggancia, non fate altro che togliere questo, lo inserite, lui si aggancia, prende la corrente, ha i contatti, e così in un minuto lo montate e lo smontate. Secondo me questo non è decisamente una brutta cosa, anzi. E poi c'è sempre comunque la possibilità, vedete, diciamo la sicurezza sta nel togliere la chiave. Io tolgo la chiave, la ruoto, la estraggo, non c'è modo di sganciarlo, cioè è proprio sicuro, 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 ed è sganciato. Poi questo tipo di sfera tutto sommato è standard, per cui nulla vieta di, come si può dire, andare anche ad utilizzarla e utilizzare altri supporti. Adesso vi faccio anche vedere, è un attacco che tutto sommato è abbastanza standard, per cui non è richiesto. Ecco, forse la Bruegel è l'unica cosa che proprio non mi fa impazzire questa. La prossima volta vedrò di utilizzare la mia, che forse è meglio. Ecco, in alternativa esistono anche prodotti di questo tipo, che sono quelli che normalmente si utilizzano per installare le GoPro. Hanno la stessa identica sfera, per cui vedete,
l'aggancio da una parte, in questo caso ecco, sicuramente è anche qui interessante, ma potete comunque in questo modo, vedete, posizionarlo veramente come volete. Per cui anche il fatto di utilizzare delle sfere di dimensioni standard è sicuramente una cosa molto positiva. Adesso, ecco, nel caso in cui venga persa la prima chiave, ne viene comunque fornita a una seconda. Dicevo, il giochettino comunque è molto semplice. A livello di installazione abbiamo visto c'è questo anello di varie dimensioni, adesso li lasciamo qui da parte un secondo, non avendo la moto non posso installarla, ma poco importa, lo spostiamo di qui. E poi abbiamo il controller da manubrio, anche qui fornito con la doppia guarnizione. Adesso, ed eventualmente, come ripeto, è l'ultimo dei problemi riuscire a trovare un modo per eventualmente ridurre ulteriormente questo, però diciamo che manubri per moto con diametri così piccoli o inferiori a questo onestamente non ne conosco, però dovesse capitare è anche facile riuscire a costruire un supporto interno che vada a stringere ulteriormente. Allora togliamo anche questi, adesso facciamo un po' di ordine così giusto per, ecco, poi naturalmente questa è la seconda vite che serve per bloccare il supporto a manubrio. Adesso senza fare danni ulteriori mettiamo via tutto quanto. Adesso vediamo di collegarlo. Come dicevo, lo possiamo alimentare sia tramite singolo cavetto, quindi cavetto classico da batteria, collegamento alla batteria, o possibilmente io consiglierei di collegarlo sotto chiave, quindi ad un'uscita sotto chiave. Vedete voi. Comunque è semplice, positivo e negativo sono comunque indicati. Qui c'è il meno e qui c'è il più. Oppure in alternativa possiamo utilizzare un normalissimo cavetto USB. Dietro alla basetta abbiamo un connettore giallo che è quello per il controller, quindi è così, via veloce. E poi abbiamo il connettore rosso, in questo caso proviamo adesso ad usare un alimentatore USB. In linea teorica qui il gioco è fatto, nel senso che alimentato e alimentato, vedete la semplicità. Montate questa staffa con il suo bel supporto sulla moto e siete assolutamente a posto. Iniziamo a vedere, adesso questo è un primo video giusto così per farvi vedere cosa si può fare e andiamo un attimino a accendere il tutto. Adesso non so se funziona anche con alimentatori a 5 volte. Io quello che utilizzo di solito diciamo che supera i 5 volte senza particolari problemi, è un alimentatore da 45 watt, niente di che. Però già vediamo che si è acceso, ecco in questo caso vedete segnala, non so se riesco a farvelo vedere, segnala che sta lavorando a 5,1 volt, vuol dire che il mio alimentatore non è in grado di andare oltre. Riproviamo. Allora, ho provato con l'alimentatore esterno, con l'alimentatore più grosso, sempre di tipo USB, ma diciamo che non è cambiato un granché. Adesso proviamo invece collegandolo a una fonte a 12 volt, in questo caso tramite un alimentatore da banco, così vediamo anche il consumo effettivo. Però io da quanto ho visto mi sembra che funzioni bene sia anche a 5 volt, mi sembra che funzioni molto bene. Comunque adesso gli diamo corrente, il consumo è di mezzo ampere più o meno, adesso vediamo se si stabilizza. E infatti vedete, adesso non so se riesco, allora vedete in questo caso indica correttamente, vi faccio vedere, 12,8 volt, per cui diciamo qui indica sostanzialmente quello che è il voltaggio in ingresso, però ho visto che funzionava molto bene anche a 5 volt. Comunque una volta fatto questo, adesso il consumo si è anzi una volta acceso per il momento il consumo è intorno ai 0,25 ampere,
quindi diciamo decisamente non male, anche a livello di consumo. Adesso passiamo e andiamo avanti, vediamo un attimino come funziona. Allora, l'ho ricollegato a, come si dice, alla presa USB. Ok, allora mi sembra assolutamente identico al BS e al 702 standard, chiamiamolo così. Andiamo a vedere un attimino adesso anche a livello di funzionalità cosa abbiamo. Allora, anziché usare il solito Android, ho recuperato il mio vecchio iPhone 8. Allora, proviamo a vedere questo come funziona. Andiamo in iPlay. Allora, è il ok 11, dovrebbe essere questo. Ok, abbiniamo. Consentiamo. In questo caso, giusto così, tanto questo non ha un granché. Allora, in teoria è connesso, tanto è vero che è già comparsa l'icona e qui abbiamo già in tutto il suo splendore il nostro bel CarPlay Apple con le app che ci sono, per cui abbiamo solite applicazioni mappe. Adesso considerate che sono offline, per cui tutto sommato, però abbiamo il nostro CarPlay che funziona esattamente come tutti gli altri. Adesso facciamo comunque anche la prova, ritorniamo al mondo Android, per cui passo al mio. Adesso ho fatto il pairing con il mio, per cui abbiamo il collegamento in questo caso con Android Auto. Ci spostiamo un pochettino e andiamo a vedere. Allora, a livello di funzionalità è assolutamente lo stesso, nel senso che non è cambiato, così come non è cambiata la sensibilità del touch, cioè diciamo che a livello hardware è assolutamente identico. Cambia in questo caso che non ha l'interfaccia con il mondo BMW, almeno dal punto di vista dello scambio dei dati, mentre per il resto invece funziona esattamente come l'altro, per cui abbiamo la nostra bella musica, abbiamo le nostre cartine, abbiamo le solite app. Io utilizzo Waze, ma possiamo utilizzare qualsiasi app che sia compatibile con il mondo Android Auto o Apple CarPlay, e abbiamo di tutto, cioè. Abbiamo Maps, per cui sotto il punto di vista del qualsiasi 702 che abbiate visto di ultima generazione, quindi diciamo quelle con il mondo diciamo aggiornati come firmware, anzi andiamo a vedere direttamente che tipo di firmware monta. Facciamo un esci, andiamo nei settings, vabbè la lingua possiamo anche andare a cambiarla, mettiamo italiano, vabbè la parte wifi, la parte bluetooth, la parte generale, versione del sistema. In questo caso ha il firmware 1.16. Io non so adesso se il firmware sia lo stesso tra uno e l'altro, però poco male. A livello di schermate abbiamo comunque in alto, poi passiamo a vedere un'ultima cosa, abbiamo il controllo dei volumi, quindi media e voce, abbiamo il solito mixer che dà la possibilità di cambiare anche le curve e così via. Poi abbiamo la parte legata al Bluetooth, in questo caso mi fa vedere quali che sono i dispositivi collegati, luminosità, anche qui abbiamo il solito sensore di luminosità, lo mettiamo in automatico, ok, dopodiché abbiamo schermata di il voltaggio, ecco. Diciamo che manca tutta la parte legata all'interfaccia con la moto, cioè per cui diciamo se siete abituati al mondo, al modello per BMW, non c'è tutta quella parte lì, però ripeto, poco male. Diciamo che è una serie 702 liscia, con in più però l'attacco che lo rende compatibile con le basette BMW. E a questo proposito la cosa carina,
è proprio il fatto di poterlo montare anche su una moto BMW, è vero, senza il controller, ma comunque resta una bella opportunità quella di poterlo utilizzare su 2 moto contemporaneamente. O eventualmente acquistando anche altre basettine BM05 si potrebbe anche montarlo su N moto, quindi senza dover essere obbligati ad acquistarne altri. Vediamo un attimino il funzionamento del controller. Allora, ci sono 3 pulsanti. Il primo è per il passaggio dalla schermata, ad esempio in questo caso Android Auto, alla schermata Home e viceversa, quindi sicuramente comodo se avete bisogno di andare a richiamare qualche funzione e poi di ritornare immediatamente. Poi abbiamo il pulsante che richiama la rubrica telefonica e poi abbiamo un pulsante che è il terzo, in pratica questo in alto, che serve per rispondere, per mettere giù. Penso che anche questo vada bene per mettere giù. Questo sostanzialmente richiama la rubrica telefonica. Cosa carina, nel caso in cui vogliate riavviare o spegnerlo, è sufficiente tenere premuto questo per 5 secondi, dovrebbe, si spegne. Poi a questo punto potete tranquillamente ritenere premuto il pulsante e lui si riaccende. Comodo, nel senso che quando poi una volta è montato sulla moto voi avete questo comando, nel caso in cui non vi dovesse servire potete tranquillamente spegnerlo senza dover toccare. Quindi, assolutamente questi sono pulsanti fisici, per cui non è richiesto nulla di particolare. Ho provato anche con la versione, adesso sono ritornato alla versione da 12 volt, alimentazione 12 volt, però vedete che il funzionamento è assolutamente regolare. Va bene, per il momento direi è tutto. Valgono sempre le solite regole per la schermata di boot, che è possibile sostituirla. Immagino funzioni esattamente come per la serie BS, per cui date un'occhiata ai tutorial che ho fatto. Qui abbiamo una notifica nel frattempo, vabbè, è collegato al mio telefono. Dicevo, spero per il momento di avervi fatto capire l'utilità di questo nuovo navigatore. Io lo trovo molto interessante e trovo molto interessante proprio la possibilità di sganciarlo, toglierlo dalla moto, metterlo da qualche parte, portarselo via e poi ritornare in moto e, come si dice, e riagganciarlo. Vedete, non serve tra l'altro, a pressione. L'aggancio è identico a quello delle moto BMW, per cui non ho dubbi che possa resistere a colpi e strappi, per cui penso sia sicuramente una cosa interessante. A livello di funzionalità vi rimando comunque ai video poi del 702, ma farò comunque degli approfondimenti, soprattutto per quanto riguarda la parte poi Bluetooth e telefono collegati direttamente e non tramite smartphone, nel senso che la serie 702 ha una gestione del Bluetooth molto particolare che dà proprio la possibilità, anzi usiamo il comando, ha proprio la possibilità di gestire le connessioni di tipo Bluetooth e come si può dire, collegare direttamente gli interfoni sia pilota che passeggero direttamente al display. Questo è molto comodo. Sulle moto BMW io consiglio di configurarli e collegarli direttamente al TFT, ripeto, è una mia scelta, semplicemente perché quando poi decido di togliere il navigatore o di fare un viaggio e mi dimentico a casa il navigatore, mi troverei comunque senza interfoni. In quel caso invece, diciamo, riesco tranquillamente a gestirlo anche senza. In questo caso, non avendo una moto con TFT, quindi utilizzo questo sistema e collego tutto quanto direttamente al CarPlay o Android Auto di Carpool Ride. Allora, spero che questo nuovo 702BS vi sia piaciuto. Scrivetemelo nei commenti se avete delle domande o dubbi, cercherò di rispondervi. Il video è fresco, il prodotto è arrivato veramente un giorno fa, giusto il tempo di aprirlo con voi e di pubblicare il video, però diciamo che sicuramente ci saranno poi ulteriori miglioramenti. Però mi sembra sicuramente una bella situazione, mi piace particolarmente proprio per la questione dell'attacco della basetta, perché per la prima volta si riesce ad avere un Android Auto o CarPlay facilmente rimovibile. Nel caso in cui uno abbia l'attacco BMW, è vero, non avrà l'utilizzo del controller, ma come si può dire,
lo può tranquillamente sfruttare e lo può in quel caso montare addirittura su più moto senza particolari problemi, per cui devo dire che è sicuramente interessante. Vi lascio comunque, c'è comunque il solito coupon con lo sconto del 30% e così perlomeno dategli un'occhiata. Costa leggermente più di un 702 standard, ma considerate comunque che avete la basetta BM05 e il controller da manubrio, per cui tutto sommato penso che ci stia. Comunque dategli un'occhiata, secondo me ne vale la pena ed è un prodotto molto interessante. Bene, come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e anche a lasciare un like se il video vi è piaciuto, vi è stato utile. È sicuramente un gesto che ci consente, entrambi ci consentono di aumentare in termini di visibilità. Grazie e alla prossima!